We rolling now? Yeah. La sua carriera da allenatore è iniziata 1 anno e mezzo fa con la Primavera del Como. Da allora sembra passata una vita. Avrebbe mai pensato di allenare in Serie A così velocemente? No, sinceramente velocemente così no, dopo solo 4 mesi di andare con la Primavera, però bueno, l'opportunità arriva quando arriva, deve essere sempre pronto per farlo bene, per adattarti a qual sia la cosa, l'opportunità che arriva, no? Allora molto contento, già conosceva a tantissimi giocatori, allora questo mi ha aiutato tanto e sì, è una bella esperienza. Molti dei suoi giocatori sono stati prima di tutto compagni, non solo qui al Como, penso ad esempio a Sergio Roberto o a Pepe Reina. Allenare quelli che fino a poco tempo fa erano suoi compagni è più difficile o più facile? Più facile perché sempre provo qua a portare gente della quale mi fido tantissimo, che so che sono buona gente, buon professionista, buon giocatore e questo è sempre troppo semplice, allora sempre cerco di portare la gente che ce la fa in questo senso. E come tra le realtà più interessanti d'Europa per progetto e ambizione? Dato che lei oltre ad essere allenatore è anche uno dei soci, degli shareholder, ci può raccontare un po' la vision del club? No, la visione del club penso che è questa che sempre abbiamo parlato, no? Di crescere, di portare giocatori giovani, di fare un centro sportivo importante, un nuovo stadio, crescere in tutto il senso delle parole, no? È un progetto a lungo plazo dove il proprietario sta molto coinvolto in quello che vogliamo fare, determinante in tutto lo che fa la società giorno dopo giorno, però sì, penso che la cosa più importante è ambizione e piano piano diventare un club o una società forte. Invece a livello di calcio giocato ci racconta un po' la sua visione di gioco? No, penso che deve essere sempre un gioco propositivo, un gioco dove noi vogliamo essere dominanti della partita, sempre se è possibile con la palla. Ovviamente ci sono tante cose a migliorare perché la Serie A è un livello molto molto alto, però sempre portando giocatori con quel senso, no, di giocare un calcio che noi vogliamo avere la palla, vogliamo pressare alto, vogliamo fare anche di transizione, allora bisogna un po' di questo, no? Gente giovane con fame, con qualità, con intelligenza e con un po' di varietà, no? nella sua qualità individuale, gente di palleggio, gente, come ho detto, no? Che trova bene lo spazio libero, gente che corre dietro alla profondità, gente che difende bene, però la cosa più importante è la fame e la voglia di sempre crescere e farlo bene, con una mente aperta. È stata la prima parte di stagione, ci dà un po' la valutazione di quello che è stato il percorso fino a qui del Como e magari quali sono state le tappe fondamentali? No, penso che il percorso è stato quello che noi già pensiamo all'inizio stagione. Il mio pensiero all'inizio, prima di iniziare, era a metà della stagione avere 19-20 punti. Abbiamo fatto 19, allora abbiamo stato più o meno alla mezza che noi aspettavamo, adesso 22 punti dopo 2 partite del secondo giro. E questo, però di qua sì che ovviamente iniziare a aumentare i punti, crescere, competire bene, adesso questo è il prossimo step. Sono arrivate 2 vittorie importanti con Atalanta e Roma, 2 big, altre prestazioni importanti con altre big. Forse giocare con le big è il modo migliore per esprimere il gioco del Como? Non lo so, penso che abbiamo giocato molto bene a Udine, abbiamo giocato molto bene il secondo tempo di Cagliari, abbiamo fatto molto bene a Torino. Adesso a Genoa abbiamo fatto una partita incredibile che ancora non posso spiegare come non avevamo vinto quella partita. Non solo questo, no? Per la fine il risultato sempre sono più pesante, no? che la performance, però io lo analizzo, lo vedo di un'altra maniera. Queste vittorie, comunque queste prestazioni di cui parlava, sono un assaggio un po' di quello che sarà il Como del futuro? Sì, perché continuo a dire che questo è solo l'inizio, penso che dobbiamo migliorare tanto in tutti gli aspetti del gioco,
e come lo vedo io c'è tanto margine di miglioramento. Rimaniamo un attimo sulla Roma perché c'è stato un gol importante, quello di Gabrielloni. Sappiamo che è un simbolo di Como, ma ci può spiegare un po' cosa significa per il Como Gabrielloni? Può descriverci un po' questa icona del Como? Sì, penso che Gabrielloni è un po' la storia dello che è il Como, no? Gente umile, gente che lavora giorno dopo giorno, che vuole crescere, che c'è quella ambizione di non avere niente che non è possibile, no? Tutto è possibile se si lavora, se si crede, se si fa bene, e lui è questo, quella fame di volere sempre migliorare, dalla D alla C alla B alla A, e per lui è come che cada passo che fa diventa più forte, no? Invece qualcuno diventa più scarso, se è la parola giusta, non lo so, però lui è l'opposto, lui sembra che si adatta a tutto il livello che c'è davanti, e può fare la D, può fare gol in la D, può fare gol in la A, questo sono sicuro, e questa gente dimostra sempre una grande ambizione, però soprattutto una testa forte e molto intelligente. Se Gabrielloni, almeno per lei, non è stata una sorpresa, si aspettava invece un Nico Paz subito pronto per giocare in questo livello di calcio? Beh, penso che l'obiettivo con Nico era un po' portarlo qua, farlo crescere all'inizio, 1, 2, 3 mesi per adattamento, e per lui trovarsi dentro quello che è il mondo professionista, perché lui arriva da quello che sarebbe la Serie C da Spagna, ovviamente giocando alcuna volta con la prima squadra, però ha fatto 4-5 partite solo, e non mi aspettava quel livello tan alto dal primo giorno praticamente, no? Allora bravo lui che ha saputo gestire molto bene questo, un giocatore uguale, no? con grande qualità, però sempre con quella voglia di imparare, di crescere, che avevano questo tipo di giovane che vogliamo portare qua. C'è un giocatore della rosa del Como che vedo un po' simile alle sue caratteristiche da calciatore? A me? Sì. Non lo so. Ho fatto tanti ruoli nella mia carriera, no? Era un po' Nico Paz, dopo era un po' Sergi Roberto, dopo alla fine della mia carriera un po' Perrone. Non lo so, è cambiato tanto, però sì, un giocatore che mi piace all'essere più completo magari è Sergi, no? Perché ti può fare un po' di tutto a un livello molto molto alto, difensivamente, offensivamente, e penso che Nico può diventare un giocatore così anche molto forte in tutte le fasi nel futuro. Lasciamo un attimo da parte il campo. Qual è la sua esperienza, la sua attività che preferisce fare a Como? Attività extracampo? Dentro della società? No. Ah, in generale, la mia vita? A Como, esatto, sì. Non lo so, non faccio niente, allora non te lo posso dire. Io sono con la mia famiglia, o se no sono qua. Però magari giocare al padel è una cosa che quando avevo un po' di tempo, anche con gli staff, proviamo alcuna volta di trovare il tempo. Il padel può essere una cosa a fare bella. Ok, quindi tempo libero, giornate libere poche? Sì, veramente sì. Quindi quello che ami fare comunque è stare con la famiglia nel tempo libero? Sì, provare a essere con i miei bambini che sono piccoli e bisogna di un po' la figura del papà. Da giocatore non ha mai giocato in Serie A. Che idea si è fatto della Serie A, quindi ora che l'allena, e se è come se l'aspettava? Sì, la Serie A è una lega molto competitiva, che sta crescendo secondo me tanto. Si guarda tanto la tattica, si guarda tanto il risultato, non tanto magari la performance, no? di una squadra, però penso che stanno arrivando allenatori anche giovani con nuove idee, provando cose nuove, e mi sta piacendo molto. Anche io sto crescendo tantissimo, e analizzare sempre squadre italiane è un divertimento speciale. Ultima domanda sui nuovi arrivati, se ci può parlare un po' dei nuovi arrivati, di Caqueré, di Butes e di Diao. Soprattutto su Diao si aspettava anche di lui un impatto subito così forte.
No, con Butez l'abbiamo già visto un po' di tempo fa, ho parlato già con lui, mi ricordo 5-6 settimane fa e sembra che è un giocatore con esperienza, un portiere che si difende molto bene con i piedi, ancora penso che può migliorare tanto in questo senso, legge bene, è leader, parla, comunica, che per me questo è importantissimo per un portiere e dopo para e sa gestire l'area di una maniera importante, allora siamo contenti, però penso che può crescere tanto. Con Caqueret è un giocatore che conosco molto bene, è stato tutto molto veloce con lui, è successo in un paio di giorni, era già qua da quando mi avevano detto il nome suo, però un giocatore di qualità, si muove bene entre le linee, può giocare basso, un po' più alto, è cattivo quando si perde la palla nella sua reagressione, che per noi è un aspetto del gioco fondamentale e penso che sarà un giocatore molto importante per noi nel futuro. E dopo ovviamente Diao, un giocatore della sua caratteristica che abbiamo cercato durante tanto tempo, molto giovane, tanto a imparare, tanto a fare, però crediamo tanto in lui e sicuramente apporterà fisicità, qualità e voglia di crescere. No? Grazie mille. Grazie. Good.